Un saluto a tutti, nel video di oggi mostrerò come sviluppare una strategia e farla girare tramite un bot, FreakTrade. La strategia verrà prima abbozzata con TradingView. Ho deciso appunto di utilizzare TradingView perché è uno strumento conosciuto da tutti, è molto semplice, molto intuitivo, e poi la strategia verrà migliorata e ottimizzata tramite Python backtesting e infine una volta che la strategia è pronta all'uso verrà messa su un bot che si chiama FreakTrade. Per chi non conoscesse FreakTrade, questo bot è un bot open source che consente di questo bot fornisce un'interfaccia di classe in Python che può essere estesa con una propria strategia. Io sto facendo, per esempio, su un cloud, sto facendo girare un'istanza con una mia strategia e lui autonomamente ogni giorno, per esempio oggi, ha fatto questi 1, 2, 3, 4 trade con delle percentuali discrete. Quindi prima di andare avanti, come al solito ricordo che questi non sono consigli finanziari, ma è un video didattico dove spiego appunto come sviluppare strategie di trading automatico. Quindi dopo queste premesse parlo della strategia che per questa ho preso spunto da questo canale YouTube, Code Trading, che è fatto molto bene e fornisce anche il codice. Io ho rimaneggiato la strategia, ho rimaneggiato il codice perché il codice fornito è adatto solo al backtesting. Io invece andrò a sviluppare un codice che va bene anche in live e, come detto, utilizzerò anche TradingView. La strategia allora è basata sulle bande di Bollinger, il VWAP e l'RSI. Quindi utilizzerò Jupyter per la parte Python e qui mi prendo la descrizione della strategia e la vado ad inserire in chat GPT hello, qui c'è quello che deve fare. Could you give me the Pine script code for a strategy with the following features. Allora, cosa deve fare? Deve calcolare il VWAP, le bande di Bollinger e l'RSI. Considera l'uptrend quando il prezzo è sopra il VWAP per almeno un certo numero di candele, che chiamerò trend back candles, lo stesso per il downtrend. Se siamo in uptrend e il prezzo va sotto la banda di Bollinger e l'RSI è sotto 45, quindi non siamo lontani dal comprato e dall'iper comprato, allora apro un trade long. Viceversa, short. Per quanto riguarda invece il money management, andrò a utilizzare per stop loss e take profit leverage true range. Questo perché leverage true range è utile perché mi dà quello che è il range di volatilità. Quindi se piazzo uno stop a leverage true range, magari voglio stare anche più largo, quindi moltiplicato per un moltiplicatore, so che questo stop loss va a reggere quelle che sono le normali oscillazioni del prezzo, altrimenti si rischia di uscire prematuramente da un trade, anche quando l'ingresso è corretto.
E niente, e quindi questo è il primo step che consente a chi non conosce bene PineScript comunque di farsi preparare il codice da ChatGPT. Poi il codice andrà necessariamente rivisto perché ChatGPT non è aggiornato alle ultime versioni e comunque spesso fa degli errori. Comunque, vista così, appunto ci sono i parametri che sono appunto l'RSI, la banda di Bollinger, quante candele devo considerare per valutare il trend, l'RSI, eccetera. Quindi è tutto parametrico, c'è il calcolo del VWAP. Qui manca il VWAP in TradingView, nella PyScript nella versione 5, è dentro il namespace TA, quindi queste funzioni come la SMA, VWAP, eccetera, andranno richiamate con namespace TA.SMA, namespace TA.VWAP e così via. Stessa cosa l'RSI, sono dentro tutti la libreria TA. E viene valutato quindi l'uptrend. Qui è sbagliato il calcolo perché non c'entra niente, cioè la close deve essere maggiore del VWAP, ma anche la candela indietro di quello indietro, però per un certo numero di candele che viene specificato sono le trend back candles e quindi bisogna usare un'altra funzione, lo vediamo dopo. Long condition, short condition, se long entra e con TradingView posso dare la entry e contestualmente la exit, andando a specificare lo stop loss, la TR, e il take profit. Qui ha sbagliato ChatGPT perché io la TR lo voglio per lo stop loss, voglio la TR per un moltiplicatore e quello lo considero il mio ATR offset, e il profitto è lo stesso, la stessa misura che ho usato per lo stop loss moltiplicata per il risk reward ratio. Quindi questa strategia io l'ho già codificata, ce l'ho già pronta su TradingView, eccola qua, e qui ci sono le bande di Bollinger, c'è il VWAP, il codice è scritto in questo modo, quindi praticamente sono partito dal codice che mi ha dato ChatGPT, e la valutazione dell'uptrend è fatta in questo modo, cioè vado a prendere il valore minimo perché se ho disegno, se ho il VWAP qua, no? Mettiamo di valutare l'uptrend, ho una candela qua, ho una candela qua, ho una candela qua e ho una candela qua. Mettiamo che io vado a considerare le 4 candele precedenti, mi trovo su questa candela e voglio che considerare l'uptrend se almeno le 4 candele precedenti, o 5 se consideriamo anche quella attuale, siano sopra il VWAP. Allora vado a prendere quella più vicina al VWAP e quindi non vado a considerare il low e l'high, quindi le spike, ma vado a considerare solo il prezzo di apertura e chiusura, e quindi tornando qua su questa formula il minimo tra open e close, che in questo caso è questo, ok? Non so se è una candela verde o rossa, prendo il minimo e gli sottraggo il VWAP è sotto, quindi la sottrazione sarà un numero positivo e sarà esattamente questa distanza che c'è qui, questa distanza qua. Se per caso una candela va sotto, allora è un numero negativo e quindi non sarà maggiore di 0, quindi viene valutato semplicemente in questo modo. La TR offset quindi è la TR, leverage true range, per un moltiplicatore, perché magari voglio stare più largo, cioè la TR mi dà la volatilità, mi dice di quanto sta variando il prezzo rispetto al periodo che vado a utilizzare per calcolare la TR, però magari voglio prima di andare, come dire, di chiudere il trade con stop loss, magari
voglio tenermi un margine, no? E quindi un moltiplicatore che parte da 1, o può partire anche, posso anche in realtà tenere un margine più corto, quindi potrebbe partire da 0,5. Quindi vado a calcolare lo stop loss come la close per un trade long meno la TR offset, quindi io vado, questo è il mio prezzo attuale, ho un prezzo che varia in questo modo e questo mi dà più o meno quello che è il canale della TR, e quindi rispetto a questo prezzo, questo è il mio ATR, allora andrò a mettere, è la mia oscillazione sostanzialmente dei prezzi, e quindi andrò a mettere uno stop loss qua. Quindi il prezzo deve rimanere dentro questo range. Il take profit sarà la stessa misura, però dovrò andare a considerare quello che è il risk reward della strategia. Allora, se la strategia ha un win rate maggiore di 50%, il risk reward può essere tranquillamente di 1, che la mia strategia è vincente, no? Perché guadagna e perde allo stesso modo, ma ha più trade vincenti e quindi è profittevole. Se invece ha un win rate minore del 50%, ovviamente mi serve avere un risk reward ratio più alto. Quindi questa è la logica della strategia. È una strategia molto semplice, che così abbozzata al volo su TradingView non ha una grande equity, è una strategia sui 5 minuti, quindi una strategia di scalping. Ha fatto tante operazioni e per ottenere qualcosa di meglio dobbiamo ottimizzarla. Al momento io ho utilizzato un capitale iniziale di 1000 euro, di 1000 dollari, dimensione dell'ordine di 1000 dollari, quindi non vado a utilizzare l'interesse composto. Commissione, qui vabbè, mi sono tenuto molto stretto, sono le commissioni limite di alcuni exchange di cripto, non ho considerato slippage e basta. Questa opzione può alzare di molto il profitto, al momento non la utilizzo. In realtà TradingView mi serve solo per abbozzare la strategia, poi farò affidamento a backtesting di Python. Questa ricalcolo dopo l'esecuzione dell'ordine va a utilizzare fa dei calcoli intrabarra. Intrabarra vuol dire che sostanzialmente io sono sul time frame di 5 minuti, però lui quando va a piazzare l'ordine in realtà va a sfruttare un time frame minore, solo che questa è come dire una black box, una scatola nera, cioè io non so esattamente cosa faccia TradingView con questa opzione. Dopo la utilizzerò per cercare di far vedere che comunque la strategia vista con TradingView o con backtesting di Python comunque convergono, cioè comunque le equity sono simili, poi come dire sono due motori differenti e quindi andranno a fare alcune valutazioni sull'ingresso nel trade, pur utilizzando la stessa serie di dati avranno delle differenze. E comunque partiamo con questa configurazione e adesso passiamo al backtest. Quindi prima cosa, quante candele ho a disposizione senza usare il backtesting esteso? Torno indietro all'inizio, qua, ecco qua, e sono al 2 ottobre 2023. Quindi da qui passo qua e io qui mi sono già scaricato, io vabbè ho questo mio utility in Python che gli do usa la libreria C60 e gli do la data d'inizio e mi sono scaricato tutte le candele a partire dal 2022, dal 1 gennaio, su 5 minuti fino ad oggi. L'ho appena fatto, quindi ho tutti i dati aggiornati. E di questo set andrò a utilizzare un subset, quindi se io adesso lo eseguo mi importo i dati, ecco la strategia io ce l'ho codificata qua in questo file, la riporto qui in Jupyter in modo che posso
eseguire il codice a pezzi e rendere la presentazione più comprensibile. Se adesso vado a stampare data, ho importato i dati, vedete che appunto ho tutti questi prezzi, ecco, l'apro qua, ho tutti i prezzi che partono dal 1 gennaio, le candele che partono dal 1 gennaio 2022, quindi ho una quantità, su 5 minuti, una quantità enorme di dati. Ovviamente si può andare più indietro, però poi il backtest e l'ottimizzazione successiva, più dati ho, più diventano onerosi in termini di tempo. E io adesso voglio allinearmi a TradingView, quindi parto con la stessa data che era il 2 ottobre, quindi faccio questa cosa. Facendo questa cosa sostanzialmente gli dico di prendere in data tutti i dati che sono indicizzati per data con l'indice maggiore del 2 ottobre, e infatti adesso abbiamo il data frame che parte dal 2 ottobre. E fatto questo, questa è la strategia. Ora abbiamo visto l'implementazione in PyScript, l'implementazione Python è identica, ovviamente cambia il linguaggio, ma allora ho utilizzato PandaSTA per gli indicatori, poi però per motivi di performance ho utilizzato TIA-lib, perché con backtesting con PandaSTA devo utilizzare le serie, mentre con TIA-lib utilizzo degli array, NumPy, che sono più performanti, però vabbè, questi sono veramente dettagli. E comunque con la TIA-lib si hanno tutte le funzioni di TradingView, anche molto di più. L'ho scritta prima in questo modo, cioè l'ho scritta prima come in TradingView, nel senso che questo motore per fare il backtest, che è backtesting, mi fornisce una funzione di inizializzazione e una funzione di iterazione, esattamente come in TradingView. Ad ogni step voi vi trovate su una candela, ad ogni step del backtest, quando scrivete in PyScript vi trovate su una candela, al loop successivo siete sulla candela successiva, quindi dalla prima all'ultima. Voi potete guardare le candele indietro, non potete mai guardare le candele in avanti. Questo è lo stesso comportamento che si ha in live, ovviamente, perché non si può conoscere il futuro, e quindi la strategia è impostata come in TradingView, che alla fine si trova la distanza dal VWAP e stabilisce se uptrend, downtrend, la long condition e la short condition, quindi è identico a TradingView. Siccome questo codice poi deve essere ottimizzato facendo girare l'ottimizzatore di backtesting, lui dovrà fare milioni di iterazioni. Infatti il backtesting con questi parametri ci ha messo qualche oretta e gli ho fatto fare poche iterazioni, e quindi servono le giornate facendone fare tante. Quindi guadagnare qualche secondo con un'ottimizzazione a livello di codice è tanta roba. E quindi cosa ho fatto? Tutto ciò che potevo precalcolare prima della next, perché io comunque sto facendo il backtesting, ho a disposizione tutti i dati già in anticipo, e allora mi sono precalcolato alcune cose. E quindi mi sono precalcolato candela per candela quando sono in uptrend e quando sono in downtrend, non devo calcolarlo in tempo reale. E detto questo, comunque, sempre per chi non ha molta dimestichezza col codice Python, anche questa fase qua possiamo farci aiutare da ChatGPT, perché qui gli posso chiedere: please, could you give me the same strategy as Python backtest using backtesting.py? E allora
allora ci torna la stessa strategia dove calcola qui tra l'altro no vabbè, dove calcola qui com'è che ha calcolato, ha utilizzato ok, perché già in backtesting questi indicatori sono presenti, però gli posso dire could you use the TIA-lib module giusto? Boh. Vabbè. E quindi mi rifattorizza e utilizza la TIA-lib così come l'ho usata io e quindi va a utilizzare la TIA-lib. Ovviamente il codice che vi fornirà sarà sempre da ritoccare, ma questo vale sempre per ChatGPT, per la 3, non so per la 4, comunque. E quindi avete una base di partenza, una buona base di partenza. Ora torniamo a qua. Ok, adesso quindi questo abbiamo visto come funziona, lo lancio. Ok, quindi allora, semplicissimo, io ho questa classe qui, MyStrat, sì, nome poco, comunque, cache 1000, margine 1, quindi senza leva, stesse commissioni. Questo è 0,01%, cioè 0,01 diviso 100. E qui devo fare, sì, ce l'avevo sotto, allora qui questo non mi serve, non so perché qua. Backtest, fa l'istanza di backtest, lo esegue, run, stampa le statistiche e adesso lo faccio ripartire. Ok, quindi sono solo 74 giorni perché abbiamo detto da ottobre e ho un ritorno, mi dà del 6%, buy and hold 308% perché appunto stiamo usando AVAX e AVAX in questi ultimi mesi è salita parecchio. Adesso mi aprirà il grafico sul browser, questo tempo lo sta ancora spendendo per disegnare il grafico, per plottare il grafico e adesso appena ce la fa vedremo. Allora, visto che ci sta mettendo un po', andiamo qua, vediamo che il grafico è fatto in questo modo, al top in questo punto qua. Se andiamo a vedere il punto è giovedì 16 novembre, ha chiuso 206 operazioni e questa, il top era 16 novembre. Qui andiamo nello stesso punto, i trade sono gli stessi, quindi ci dice che la strategia si sta comportando in modo analogo, è identica a quella che abbiamo su TradingView. È diverso il ritorno, ma è diverso perché bisogna pensare al backtest come, allora già le candele non sono prezzi precisi, le candele sono costruiti mi sembra col best bid, quindi non sono prezzi reali, perché se io entro in un trade difficilmente entrerò col best bid. Probabilmente entrerò col best ask, no? Se entro a mercato entro col best ask e comunque otteniamo questo. Vediamo il top 16 novembre, quindi abbiamo una strategia analoga, abbiamo un buon ritorno del buy and hold invece rispetto alla strategia, molto buono perché basta vedere, AVAX è passato da 10 di ottobre, da questo prezzo $10 a più di 40, quindi insomma ha avuto un incremento spaventoso e comunque tutto sommato la strategia ha un equity che insomma non è eccezionale, però
non è neanche disastrosa, e ne esce in positivo. Adesso andrò a vedere cosa succede su un intervallo di tempo maggiore e quindi ripeto il backtest andando ad utilizzare tutti i dati che ho a disposizione. Quindi data uguale a df, e df, allora facciamo così, andiamo a stampare, e quindi partiamo da gennaio 2022, parto da gennaio 2022, ok, via il backtest, e so già che sarà abbastanza un disastro. Però innanzitutto questo dimostra che è importante avere tanti dati in periodi differenti, perché noi abbiamo visto questa strategia solo in uptrend, invece ci deve essere un periodo che non deve essere necessariamente di tanti anni, però deve contenere al suo interno un po' tutte svariate condizioni di mercato. Allora, sta prendendo comunque, abbiamo un ritorno del meno 5, quindi un po' assurdo, no? Perché su un intervallo di pochi mesi era leggermente in positivo al 6%, e invece su un intervallo di 2 anni è negativa, quindi questa strategia non lavora bene, ha lavorato bene ma si è stati fortunati, però il buy and hold è un disastro. E perché è un disastro? Perché se adesso andiamo a vedere il grafico e vediamo che AVAX valeva più di $100 e quindi poi è crollato e insomma è arrivato a 10, sotto i 10, cos'è? E poi è risalito. E quindi questa strategia così com'è non è utilizzabile. Andiamo a vedere in TradingView. In TradingView se noi andiamo a utilizzare il backtest esteso dal 2022 fino ad oggi, anche qui non abbiamo assolutamente un buon risultato. In realtà TradingView è molto più ottimista, perché se io gli vado a chiedere di fare il ricalcolo intrabarra, allora in realtà mi dà qualcosa di buono, però io sinceramente, che è questo, così non mi fido, però comunque qui ho dei drawdown che sono comunque eccessivi per me, quindi la strategia così com'è non va assolutamente bene e va ottimizzata. E quindi passiamo adesso all'ottimizzazione della strategia. Allora, per ottimizzare la strategia devo, vediamo se ho già il codice, no, allora qui creo una nuova cella, inserisci cella in basso, ok, qui mi cancello un attimino, faccio un po' di pulizia, cancello l'output, ok, qui mi prendo la parte che riguarda l'ottimizzazione. Allora io qui proprio per motivi di tempo non ho utilizzato, ho fatto un'ottimizzazione minima, in realtà sono tanti parametri, quindi questa è un'ottimizzazione che dovrebbe richiedere, dico, insomma, mezza giornata, non una roba veloce. Perché sono tante permutazioni e poi si vedrà dall'output. Allora io adesso la lancio ma ovviamente non finirà, quindi poi la interrompo e poi andremo a vedere i risultati. La cosa molto interessante dei risultati è che i risultati non sono adiacenti, cioè io posso avere un risultato ottimale con una TR di 6 e
e un altro risultato poco inferiore a questo, che ha un ATR completamente diverso, perché in realtà i parametri in qualche modo hanno una correlazione, ed è per questo che l'ottimizzazione a mano assolutamente non funziona, perché noi con TradingView andiamo a cambiare il singolo parametro e cerchiamo l'ottimo, cerchiamo di migliorare l'equity e poi passiamo al parametro successivo, e questo in realtà non funziona. E quindi io lascio andare e nel prossimo video passerò all'ottimizzazione e alla costruzione e all'implementazione del bot. Ciao, alla prossima!